Oggi siamo in America e prepariamo gli hamburger e le patatine a spirale. Prepariamo quindi i burger. Mettiamo in una ciotola la carne trita, di manzo. Io aggiungo anche della salsiccia sbriciolata. Quindi aggiungiamo anche un trito di salvia e rosmarino, della cipolla disidratata, del sale, del pepe macinato e un goccio di Worcester sauce. E ora impastiamo tutto. Ora che abbiamo tutto il nostro impasto, dobbiamo dividerlo in 4 parti da circa 200 grammi l'una. Quindi pesiamolo con una bilancia. E ora prendiamo il nostro attrezzo per fare gli hamburger. Molto comodo. Prima lo oliamo in modo che la carne si stacchi più velocemente. Mettiamo la nostra polpetta all'interno di questa base e pressiamo. Ed ecco qua il nostro hamburger. Procediamo allo stesso modo con tutti gli altri 3. Le mettiamo da parte e le copriamo con un foglio di carta forno. E noi ci dedichiamo alle patate. Ed eccoci qua con le patate pronte per essere tagliate a spirale. La prima cosa da fare è infilare al centro della patata questo stecchino da spiedini. Ecco qua, lasciamo questo pezzettino di bastoncino che andiamo a infilare qua dentro. Spingiamo la patata qui in avanti e poi tagliamo. Ecco qua. Adesso dobbiamo cercare di aprire un po' l'elica, stando attenti a non rompere appunto la spirale, se riuscite, in modo molto delicato, perché poi la andremo a condire con la paprika. Ecco qui, procediamo allo stesso modo con le altre patate. Ed ecco le mie patate. Anche la paprika può essere piccante, affumicata, dolce, come vi piace. Io adoro quella affumicata, però ne dovete mettere poca. Allargate bene la spirale in modo che tutte le patate siano condite, poi le giriamo anche al contrario e le condiamo anche da questa parte. Perfetto, ora andiamo a friggerle. Sul fuoco ho messo una pentola capiente con dentro dell'olio di arachidi a 175 gradi e adesso vado a immergere le mie patate. Le faccio diventare belle dorate. Le nostre patate sono pronte, sono belle dorate, quindi le scogliamo per bene, le poggiamo su un piatto foderato con carta forno. Sono bellissime. Ecco le prime 2. Eccoci qua con i bun che come vedete ho già tagliato a metà. Qui c'è una piastra calda su cui vado ad appoggiare il panino giusto per farlo diventare un po' croccante. Così. Ecco, come vedete sono già pronti. È il momento di mettere gli hamburger. Guardate che belli che sono. Adesso li giriamo e li facciamo cuocere dall'altro lato.
Lo giriamo ancora, non premeteli mai perché altrimenti farete uscire i succhi della carne, piuttosto li giriamo un paio di volte per ogni lato. Rigiriamoli per l'ultima volta e adesso ci mettiamo su una fettina di cheddar, visto che l'hamburger è caldo si scioglierà. E siamo pronti per comporli. Prendiamo il bun, ci mettiamo un po' di senape, in questo caso è senape all'antica, mi piace tantissimo. Ci adagiamo sopra il nostro burger, completiamo con qualche fettina di pomodoro e un po' di insalatina, scegliete quella che vi piace. Ecco qui. Se vi sono piaciuti i miei hamburger, rifateli a casa e fatemi sapere nei commenti.